Andiamo a conoscere un mazzo di carte ispirato ad un simbolo cinematografico del Natale, i tarocchi di Nightmare Before Christmas, editi ed aggiunti. Entriamo tutti nel clima natalizio dopo la sigla. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Prima della fine della puntata troverete la schermata per accedere agli interattivi dedicati all'amore e l'icona per iscriversi al canale nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Ciao, benvenuti a questa speciale puntata dedicata ai tarocchi Tim Burton, The Nightmare Before Christmas. Andiamo ad analizzare subito la confezione che ci troviamo davanti. Come potete immaginare, già notare, è abbastanza grande, molto forte e resistente, bellissima nella sua composizione grafica e ben studiata nei minimi dettagli, come potete vedere in tutti i lati, anche dietro, dove possiamo trovare un'anticipazione di alcune carte che troveremo all'interno e anche una piccolissima presentazione. Le misure globali della scatola sono 15 cm per 10 e lo spessore è di circa 5 cm,2, così avete più o meno le indicazioni sulla grandezza totale. Andando ad aprire, che è comodissimo perché ha queste piccole aperture sui bordi, quindi è molto comodo. E poi ovviamente l'interno è molto bello, questo glicine, questo viola molto chiaro, riprende ovviamente il motivo di quello che vedremo poi all'interno, che sarà il retro delle carte. Troviamo questa comoda linguetta, anche questa viola, lilla molto chiaro, e qui abbiamo il libretto. Dico comodissima perché ci permette proprio di sollevare l'intero mazzo. Lo troverete esattamente così, quindi alla prima apertura, tranne all'inizio, ovviamente tutto il cellophane intorno di protezione, però lo troverete esattamente così. Tutto comodissimo, bellissimo. Abbiamo questo motivo sui lati a strisce di due tipi di viola. E ovviamente possiamo adesso incominciare l'analisi del nostro mazzo, ovviamente a livello fisico, e del nostro libretto. Come appunto già vi ho detto, all'interno della custodia riprende un po' lo stesso motivo del retro delle carte. C'è lo stesso colore viola molto chiaro, con ovviamente dei disegni. È fatto benissimo questo libretto, molto esaustivo. Troverete, ovviamente questo è in italiano, ricordo che c'è una versione precedente in inglese, ovviamente riconosciuta, ufficializzata proprio dalla Disney, e un'altra, la versione precedente è stata fatta dalla Insight Edition. Questa è effettivamente fatta nella versione italiana dall'Aggiunti editore, in collaborazione appunto con la Insight Edition, e questa è del 2023, proprio ottobre 2023, quindi proprio appena uscito.
Vi dicevo che è proprio fatto benissimo l'interno, c'è il sommario, troverete l'introduzione, comunque la spiegazione della composizione di questo mazzo, dei tarocchi. Vi spiega anche poi tutti gli arcani maggiori, ogni singolo arcano potete già vedere la carta stessa, tutto a colori, e la spiegazione di ogni singola carta, un tratto generale, la carta dritta, la carta capovolta e tutte così. Anche per gli arcani minori troverete ovviamente le carte un po' più piccoline, spiegazioni solo al dritto e capovolte, però direi che sono abbastanza esaustive, almeno per iniziare, per prendere dimestichezza. Ci sono delle cose che ovviamente sono abbastanza interessanti, non so se l'avete già notato, comunque non vi voglio spoilerare nulla, lo vedremo poi nell'analisi prima degli arcani maggiori. Dopo troverete lo slideshow per vederle, i primi 22 a pieno schermo, e poi vedremo l'analisi dei singoli gruppi di arcani minori e alla fine con le conclusioni, suggerimenti, consigli per utilizzare questo mazzo. Quindi abbiamo visto il nostro libretto. Direi che verso la fine potete trovare anche delle idee di lettura. Infatti ci sono due tipologie di disposizione delle carte, a 3 carte abbastanza semplici e poi una a croce a 5 carte. Direi molto bella. Ovviamente assolutamente da ricordare l'artista Abigail Larson, e poi ovviamente il libretto, quindi tutte le spiegazioni, la parte scritta fatta da Minerva Siegel. Ok, siamo pronti anche per vedere il mazzo stesso. Vi dico anche le misure. Come vedete, per me è abbastanza comodo, io ho le mani piccoline, quindi riesco a tenerlo in mano, ovviamente rispetto ad altri mazzi classici tipo dello scarabeo o altre tipologie. Comunque questo è un po' più grandicello, ma perché ogni singola carta, il cartoncino è abbastanza spesso, quindi molto consistente. La misura è di 7x12 e il totale spessore del mazzo è di circa 3,3. Poi abbiamo visto già questo motivo sul dorso molto decorativo, sul nero leggermente, ma sul viola a quadri. Le carte poi ovviamente le vedremo insieme. Magari un'altra caratteristica è proprio quella che ogni singola carta è dotata di questo bordo nero con questa decorazione intorno proprio all'immagine, e sotto troveremo scritte appunto i nomi delle carte stesse. Questo vale per tutto, sia per gli arcani maggiori sia che per gli arcani minori. Ovviamente non è laminato, come potete notare, quindi potrebbe essere anche una cosa positiva perché non fa assolutamente nessun tipo di riflesso. Al tatto è bellissimo, sembra quasi vellutato. Ovviamente consiglio di fare molta attenzione nel maneggiarlo perché questo tipo purtroppo, se non si hanno le mani pulite, è facile lasciare delle impronte e degli aloni. Poi per il tipo di mescolamento io consiglio sempre di mescolare le carte in modo molto soft e delicato, quindi io credo che fare il riffle shuffle oppure qualche altro tipo più aggressivo potrebbe andare a rovinare i bordi delle carte, e poi lo spessore potrebbe essere anche un po' difficile da fare un certo tipo di mescolamento. Quindi quanto più si è delicati e più si va a preservare le carte stesse. Ma adesso possiamo partire proprio con la visione e l'analisi degli arcani maggiori. Benvenuti di fronte ai nostri primi 22 arcani, quelli maggiori.
E ovviamente vi ricordo che subito dopo trovate lo slideshow per vederli singolarmente. È ovvio che trovandoci di fronte a questi arcani, il tema principale proprio dedicato esclusivamente alle avventure di Jack Skelltron, che troveremo proprio come prima carta in compagnia del Cagnolino Zero, e rappresentato in varie occasioni e circostanze. E poi insomma troveremo i vari protagonisti proprio del film, che è stato perfettamente rievocato con queste immagini grazie all'artista. Una cosa molto importante da dire su questi arcani, che alcuni di voi già noterete, che si avvicina ovviamente ai Waite-Smith, e quindi alla scuola inglese, dove vede la forza al numero 8 e al numero 11 la giustizia. C'è anche da dire qualcos'altro, e poi lo vedremo negli arcani minori, che effettivamente troverete proprio i significati della tradizione Waite-Smith, quindi quelli che già si conoscono, però effettivamente a livello grafico alcune cose sono state ovviamente adattate a quella che è sia l'atmosfera del film stesso, sia anche per esigenze di vario tipo. Possiamo giusto vedere, non vi voglio spoilerare nulla, ovviamente magari per chi non ancora l'avesse visto il film, come già detto troviamo Jack Skelltron proprio all'inizio come matto e come numero 0, visto che c'è anche il Cagnolino Zero, ci sta perfettamente. Poi troviamo nel mago una strega, poi abbiamo Sally, abbiamo Mamma Cadavere, Babbo Nachele, abbiamo il sindaco di Halloween Town. Agli amanti non poteva esserci altro che Sally e Jack. Poi vari elementi, effettivamente abbiamo questo bellissimo, mi sta tanto simpatico tra virgolette, perché nell'eremita è stato deciso di mettere il mostro sotto le scale. Qui prende ovviamente la parte un po' più negativa, un'accezione sì più negativa dell'eremita. Poi abbiamo Behemoth nella forza, e abbiamo Bau Bau, questo spirito del male, il cattivo, il super cattivo del film. Ovviamente non poteva mancare sia nella ruota qui, sia anche nel diavolo stesso. Nella stella abbiamo lo Zero, poi nella torre, che dovrebbe essere, se non sbaglio, proprio la casa di Jack. Bella la rappresentazione, interessante anche quella sia del sole che del giudizio, perché ovviamente nel sole non spunta il sole, ma ovviamente c'è Jack che rimane estasiato di fronte alle luci del Natale, e nel giudizio c'è appunto Babbo Natale con la sua lista dei buoni e dei cattivi. Insomma, ci sta proprio come significato il giudizio. Nell'appeso c'è il rapimento di Babbo Nachele, poi nella morte il cimitero di Halloween Town, quindi scoprirete vari passaggi proprio del film, oppure se non l'avete visto magari appunto avrete voglia di vederlo. Questi sono gli arcani maggiori, adesso c'è lo slideshow e noi ci vediamo per l'analisi dei minori.
Eccoci di fronte al primo gruppo di arcani minori. Io ho rispettato la disposizione che si presenta proprio all'apertura della confezione stessa, quindi dopo i 22 maggiori si parte proprio con gli arcani, quelli di corte, e già potete notare qualche cambiamento. Qui gli arcani minori, si parte proprio col gruppo delle candele che, come è facile intuire, riguardano l'elemento fuoco e quindi corrispondono ai bastoni. Troveremo cambiati i nomi di tutti i gruppi degli arcani minori. Questa è una particolarità, quindi come primo gruppo abbiamo questa bellissima rappresentazione dove re, regina, cavaliere e fante ci sono rispettivamente il re di candele, regina di candele, cavaliere di candele e poi fante di spade, con questo bellissimo vampirello, vampirello con queste ali da pipistrello. La regina di candele ci sta perfettamente perché proprio nelle immagini originali dei mazzi Waite Smith ovviamente c'è la regina che ha accanto a sé un gatto, quindi dire che alcune carte a livello iconografico si avvicinano, però come già dicevo, forse per esigenze sia di adattamento sia anche a livello artistico e di riprendere appunto le atmosfere del film stesso, sono state fatte alcune scelte. Di matrice principale è ovvio che i significati sono quelli che si riferiscono alla tradizione inglese, però mi viene da dire che in realtà, secondo me, ovviamente per un mio personalissimo pensiero, è un mazzo ibrido, perché negli arcani minori è vero ci sono le rappresentazioni di alcune scene, immagini, personaggi, questo sì, però in alcune potete vedere dove ci sono esclusivamente i semi di riferimento e basta, non ci sono delle scene vere e proprie, e lo riscontreremo poi anche negli altri arcani minori, come il 3 di candele, poi abbiamo il 6, il 7, il 9, anche il 10 effettivamente. Potrebbe essere un po' difficile, soprattutto per chi non conosce i significati delle carte. A livello intuitivo sì, si possono avere qualche difficoltà e si dovrebbero imparare a memoria come effettivamente si fa con un mazzo di tarocchi marsigliesi. Potete fermare il video in questo momento così per vederli meglio, e noi adesso continuiamo il nostro viaggio con gli altri arcani minori. Eccoci di fronte al secondo gruppo di arcani minori. In questo caso troviamo i doni che corrispondono all'elemento terra dei denari o pentacoli. Molto belli anche questi. L'atmosfera rimane sempre quella che troviamo costante in tutto il mazzo. Sono anche molto positivi, si vede tanto il colore sull'arancio, in genere, anche se hanno questa cornice, questo bordo nero con questa cornicetta bianca molto bella, decorativa. Le atmosfere rimangono comunque vivaci con i loro colori. Ovviamente in questo caso, come ho detto anche nell'altro, ci sono delle carte che possono in qualche modo essere interpretate a livello intuitivo, perché comunque ci sono delle vere e proprie scene. Altre purtroppo ci si deve affidare alla memoria, perché ci sono solo il corrispettivo del seme stesso, quindi in questo caso 9 doni, 6 doni, 7 doni, eccetera. Qui potete vedere i 4
arcani dal re di doni, regina di doni, cavaliere di doni e fante di doni, questo bell'elfo molto, molto simpatico, e le carte di corte e qui quelle numerali. Potete fermare il video in questo momento così le visionate meglio e noi procediamo con gli altri arcani minori. Ed ecco qui il terzo gruppo di arcani minori, in questo caso abbiamo gli aghi, al quale spetta di rappresentare l'elemento aria delle spade, come è facilmente intuibile. E potete osservarle meglio. Qui abbiamo le 4 carte di corte: re di aghi, regina di aghi, cavaliere di aghi, molto, molto simpatico, rappresentato in questo modo, e fante di aghi. E poi abbiamo le carte numerali che alternativamente hanno anche loro la rappresentazione che in alcuni casi effettivamente si avvicina abbastanza a quella originale. Per esempio il 3 di aghi, il 3 di spade è proprio perfetto, è proprio così, con il cuore trafitto dalle 3 spade, in questo caso dai 3 aghi. Oppure anche si può intuire con il 10, dove di solito si vede un uomo trafitto nella schiena da 10 spade, e invece in questo caso si vedono proprio questi 10 aghi che vanno a trafiggere un fagotto, un fagottino. Potete fermare il video così li osservate meglio e poi ci vediamo per l'ultimo gruppo. Ed eccoci di fronte all'ultimo gruppo, quello che intuitivamente possiamo già capire che corrispondono alle coppe e in questo mazzo vengono chiamate pozioni. Qui abbiamo le carte di corte, effettivamente un po' inquietanti. Pozioni ci sta perfettamente, è un modo bello anche di rappresentare questo significato, ovviamente legato all'elemento acqua. L'atmosfera è sempre quello, ovviamente ci sono varie carte rappresentate in un certo modo, e anche qui se volete potete fermare il video per vederle meglio. In conclusione vi posso dire che questo è un mazzo sicuramente da comprare per chi ama questo film, oppure anche per collezionismo. Non mi sento effettivamente di consigliarlo per i principianti, anche se nel libretto c'è scritto che può essere usato un po' da tutti. In effetti sì, però dovete assolutamente sapere che pur rispettando la tradizione Waite Smith non è del tutto indicata proprio a livello grafico, iconologico, proprio in tutte le carte. Dico che è un mazzo anche da avere perché a livello magari intuitivo, emozionale, per via di alcuni simboli presenti, i colori eccetera, o anche un qualcosa che vi richiama ad alcune caratteristiche di alcuni personaggi, se li conoscete, del film, ci possono essere ulteriori indicazioni, ulteriori significati che si possono trovare. Come dico sempre, quando ci si trova di fronte a un mazzo totalmente nuovo, si possono trarre quelle informazioni in più a quelle che già si conoscono, che si possono annotare e che vanno ad arricchire le nostre letture. Quindi io ovviamente personalmente non consiglio ai neofiti questo mazzo qui, però si può prendere anche per iniziare, però sapendo che qui comunque troverete tutti i significati della tradizione inglese, ovviamente quella Waite Smith, però sappiate che in alcune carte dovrete non proprio attingere
a quelli che sono ovviamente quelli originali, ma dovete imparare a memoria effettivamente, quindi sì, in realtà si possono prendere. Di sicuro è un mazzo consigliato per collezionisti e per professionisti che ovviamente già conoscono i significati delle carte. Si conclude qui la conoscenza di questo meraviglioso mazzo. Spero che vi sia piaciuto, magari fatemi sapere nei commenti, e vi ringrazio di tutto per l'attenzione. Noi ci vediamo alla prossima puntata e se volete potete andare a vedere tutte le altre puntate sul mio canale oppure anche altre playlist e potete trovare qualche video adatto a voi, e se volete potete anche seguirmi su Instagram. Grazie, alla prossima, ciao!